Ciao a tutti, bentornati sul canale. Finalmente il paesaggio si sta lentamente trasformando in un paesaggio invernale. Siamo proprio negli ultimi giorni dell'autunno, però un po' di nevicate ogni tanto stanno imbiancando un po' le montagne. Ho deciso oggi di tornare sul lago di Campotosto, che in realtà non visitavo dall'anno scorso, da una giornata freddissima. E come potete vedere il lago naturalmente non è gelato, però oggi sono qui per effettuare alcuni sopralluoghi per delle novità di cui vi parlerò più avanti. E il video di oggi è sponsorizzato da Acaso Brave 8, questa piccola videocamera, questa action cam con cui ho realizzato nel tempo diverse riprese e oggi cercherò di realizzare con questa Brave 8 alcuni time lapse, ovvero quelle riprese con le nuvole che scorrono velocemente. Vedete, insomma, l'ambiente oggi è particolare perché di nuvole questa mattina non ce n'erano molte, ma si stanno formando e spero che il tramonto sarà veramente di quelli molto interessanti. Ma prima di iniziare l'avventura di oggi vorrei ringraziare tutti voi che siete iscritti al canale, che lasciate dei commenti che leggo sempre e cerco di rispondere a tutti quanti. Se non l'avete ancora fatto invece vi chiedo di iscrivervi, perché a voi non costa niente, per me è davvero molto importante, mi aiuta a crescere e a portare sempre nuovi contenuti qui sul canale per voi. Rimanete con me perché l'avventura di oggi sul lago di Campotosto si prospetta davvero molto interessante. Everything in life feels very frightening, and I love so much that I longer don't know why. So my mind, every thought I have undone. But it's life, I know, might just meet some guy and cry. Appena usciti dall'abitato di Campotosto si supera il cimitero e si parcheggia. Lì parte un sentiero che in breve raggiunge questa bellissima cascata, la cascata del Rivotico. In questo momento naturalmente non è gelata perché le temperature insomma sono ancora alte, ma questa cascata in inverno, nei periodi più freddi, si trasforma e diventa una cascata di ghiaccio, di cristallo. Tutti gli spruzzi che si nebulizzano intorno si congelano all'istante e si formano delle creazioni di ghiaccio veramente bellissime. Il piano di oggi è quello di realizzare dei time lapse con la Acaso Brave 8 che ho posizionato sulla riva del fiume, proprio in prossimità della cascata, per realizzare una ripresa. Vediamo che cosa ci regala qualche nuvola lì. In realtà purtroppo in questo momento le nuvole non sono molto interessanti, corpose, però proprio con il time lapse che racconta lo scorrere del tempo, magari di un quarto d'ora, 20 minuti, si può notare un certo movimento nel cielo. Io scatterò anche qualche fotografia qui in questo punto e poi voglio velocemente raggiungere un punto panoramico sulle rive del lago.
lasciato velocemente la cascata del Rivotico, ho recuperato la macchina e ho raggiunto qui un'ansa sul lago di Campotosto. Guardate in fondo il Gran Sasso si sta un po' colorando e sono arrivate le nuvole. Purtroppo ho fatto un po' tardi perché la strada che di solito è chiusa da questa parte, che è una scorciatoia, purtroppo è agghiacciata, per cui ho dovuto guidare con prudenza. Spero comunque di raggiungere la riva del lago, realizzare ancora un time lapse con la Brave 8 a caso, Brave 8, e scattare qualche fotografia, perché in fondo guardate la situazione comincia a essere davvero interessante. Devo scendere qui in stile libero praticamente verso la riva, devo trovare un po' una strada comoda tra i ginepri e tra le ginestre. Vediamo che cosa si può fare. Praticamente di corsa ho raggiunto la riva del lago. Guardate che bello, qui ci sono delle rocce e devo cercare una composizione che sia interessante anche per il time lapse, perché il time lapse è una forma di fotografia che poi si trasforma in un filmato, però la base comunque della composizione rimane valida, per cui bisogna sicuramente scegliere una composizione che abbia almeno un primo piano interessante, uno sfondo. Non sempre è possibile, devo dire la verità, perché alle volte bisogna mettere la videocamera dove si può, però magari cercherò di sfruttare queste rocce qui davanti come primo piano, e lo sfondo, guardate, si vede già da qua, è il Gran Sasso che si sta colorando con le ultime luci. E ho trovato questo punto in cui le rocce creano una cornice perfetta e sullo sfondo il Gran Sasso, che in questo momento è davvero uno spettacolo. Per realizzare questo time lapse posizionerò qui la action cam, cercando una composizione piuttosto interessante, e poi imposterò un intervallo di 2 secondi, quindi ogni 2 secondi verrà scattata una fotografia con un formato di 16 noni a 4K, e quindi alla fine, quando schiaccerò nuovamente il pulsante di scatto, il software monterà tutte le fotografie in un'unica sequenza che vedrete poi scorrere all'interno del video. Però non voglio perdere altro tempo in chiacchiere, perché la luce si sta facendo davvero interessante. E mentre scatto queste ultime fotografie vorrei ricordarvi di visitare il mio sito internet, perché proprio in questi giorni ho lanciato i nuovi workshop invernali. Tra l'altro il lago di Campotosto sarà un classico ormai che si ripete ogni anno in condizioni però completamente innevate e magari con il lago gelato. E poi ci sono altre location, delle novità come delle cascate di ghiaccio intorno a Campo Imperatore, dei laghi gelati proprio da quelle parti, e poi insieme a Massimo, uno specialista dei Monti Sibillini, andremo alla scoperta del piano di Castelluccio nei giorni più freddi dell'anno. Torno alle mie fotografie e noi ci vediamo più tardi per i saluti finali. Poco oltre la composizione che ho scelto per il timelapse ci sono queste altre rocce che fanno più o meno parte della stessa formazione, sono delle rocce di arenaria che creano sicuramente un primo piano davvero interessante che darà più importanza allo sfondo che si sta colorando. Utilizzerò un polarizzatore per dare più risalto alle nuvole e lasciare però i riflessi nell'acqua, e con dei tempi lunghi andrò a creare proprio una fotografia, spero, di grande impatto. Non ci resta altro che posizionare l'attrezzatura, dare un timer a 2 secondi e vediamo che cosa esce fuori.
Ormai il sole è sceso dietro le montagne, un po' le nuvole si stanno colorando, ma sono piuttosto coperte in realtà. Il Gran Sasso non si è mai scoperto più di tanto, però ci sono stati dei momenti in cui il sole andava proprio a illuminare i crinali della montagna. Al centro della composizione si può vedere la cresta delle Male Coste, che da questo versante qui è veramente una montagna molto selvaggia. Dalla parte di Campo Imperatore neanche si riconosce. Ho realizzato diverse fotografie nel pomeriggio presso la cascata del Rivotico, che si trova proprio dall'altra parte del lago, e anche diverse fotografie proprio in questo punto, in questa riva che stavo visionando, perlustrando per i prossimi workshop di questo inverno, e sono curioso di vedere queste fotografie perché non le ho neanche visionate sul display della macchina fotografica, perché qui la situazione era abbastanza concitata. Ed ho realizzato anche dei time lapse con la fotocamera, con la Action Cam a caso Brave 8, che ha sponsorizzato questo video, e per questo li ringrazio perché hanno reso possibile questo pomeriggio. E ringrazio anche voi che avete seguito il video fino a questo punto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelle per rimanere aggiornati sui prossimi video fotografici ed escursionistici. Ricordate i nuovi workshop che vi lascio in descrizione. Qui dal lago di Campotosto per oggi è tutto. Noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!